Ciao a tutti gli amici di Passaparola, sono Tito Boeri, insegno economia all'Università Bocconi di Milano e animo da ormai 10 anni un sito che si chiama lavoce.info in cui cerchiamo di dare informazioni su quello che avviene all'economia italiana e soprattutto sulle politiche economiche. Ho scritto, ed è uscito in questi giorni, un libro con Pietro Garibaldi in cui proponiamo 10 riforme a costo zero per cercare di far fronte a una situazione molto grave che oggi abbiamo nel nostro paese, l'Italia e l'euro. Spero che non si arrivi ad un punto di rottura per cui l'Italia sia costretta a uscire dall'euro, perché sarebbe davvero una iattura, una cosa molto grave per il nostro paese e insieme anche per gli altri paesi dell'area dell'euro. Ecco, non conviene a nessuno che l'Italia esca dall'euro, che ci sia un collasso della moneta unica, perché tutti avrebbero costi elevati da questo, a partire dalla stessa Germania. Tuttavia succede che anche quando un esito di quel tipo non conviene a nessuno, non si riesce a trovare delle forme di coordinamento tra paesi che permettano di fare degli interventi risolutivi che evitino lo scenario peggiore. Le preoccupazioni maggiori sono legate al fatto che per invertire le aspettative dei mercati molto negative sull'Italia ci vorrebbe un impegno molto forte da parte dell'Europa, soprattutto bisognerebbe avere un'autorità in grado di proporsi come prestatore di ultima istanza ai governi che sono in difficoltà, alle banche che potrebbero trovarsi in difficoltà. Per esempio la BCE avrebbe tutte le caratteristiche per svolgere questa funzione, ma fin quando gli elettori dei paesi nelle condizioni migliori sul piano della finanza pubblica, i tedeschi, temono che ogni aiuto dato ai paesi all'epicentro della crisi come l'Italia, della Grecia, è un aiuto a fondo perduto, per cui questi paesi usano questi interventi soltanto per rimandare delle scelte che dovrebbero fare in ogni caso. Ecco, finché credono in questo, difficilmente si troverà il consenso a livello europeo per investire la BCE di questo ruolo. Quello che deve fare il nostro paese, l'Italia, è dare un ottimo esempio, cioè far vedere che noi stiamo impegnando per risanare i nostri conti pubblici, e quindi l'aiuto che ci verrà dall'Europa è un aiuto che ci servirà, perché l'Italia ha solo dei problemi temporanei di liquidità, di finanziamento del debito pubblico, ma di fondo le finanze italiane sono sane, non abbiamo problemi di solvibilità. Questo deve essere il messaggio che passa. Quindi è davvero fondamentale oggi impegnarsi e fare delle operazioni che servano a risanare i nostri conti pubblici, e la strada maestra per farlo è quello di affrontare il problema da cui è poi nato tutto il problema, cioè la bassa crescita del nostro paese. L'Italia è l'unico paese dell'area OCSE in cui il reddito pro capite non è aumentato negli ultimi 12 anni, praticamente siamo rimasti allo stesso livello del 99. Perché questo è successo? Perché abbiamo avuto anni di crescita molto bassa, lo 0,0, quindi mentre altri paesi correvano molto più di noi. Pensate che abbiamo accumulato un ritardo rispetto, non stiamo parlando di India, Cina, economie che galoppano, ma stiamo parlando di Regno Unito, Germania, Francia, grandi paesi europei, di quasi 25 punti percentuali, quindi abbiamo un divario di 25 punti di PIL, quasi un quarto di PIL in meno. È come se l'Italia avesse vissuto 3 grandi recessioni in più di questi altri paesi, e le ragioni per cui siamo rimasti fermi non sono legate al fatto che abbiamo avuto degli shock negativi più forti di altri paesi, al contrario, l'Italia non ha avuto crisi, fallimenti di grandi banche come è successo ad esempio nel Regno Unito e in Germania, non ha avuto lo scoppio di bolle immobiliari come è successo in Spagna, in Irlanda o in altri paesi. Il problema è che in Italia ci sono proprio degli impedimenti, dei vincoli strutturali che impediscono alla nostra economia di partire. Noi da anni che denunciamo questo problema, ma purtroppo non siamo stati ascoltati. Quindi oggi, se noi vogliamo affrontare davvero il problema del debito pubblico, dobbiamo in primo luogo pensare a come possiamo tornare a crescere allo stesso ritmo con cui crescono queste altre economie. Questo è davvero quello che può portarci fuori dalla crisi del debito. Certo, dobbiamo anche al tempo stesso e soprattutto a tagliare la spesa pubblica, perché se non tagliamo la spesa pubblica non riusciremo mai a tagliare le tasse. Quello che
questo governo ha fatto sin qui invece è stato inventarsi nuove tasse e far aumentare le tasse. Pensate che la pressione fiscale è salita di 2 punti sul PIL, 44,5%, il peso delle entrate dello Stato, quindi tasse più altre entrate, tariffe e quant'altro, sul reddito prodotto in Italia è salito al 50%, quindi su ogni 2 euro che vengono generati nel nostro paese, 1 euro finisce alle casse dello Stato. Non ci sono altri paesi in Europa che abbiano una pressione fiscale, un prelievo così forte, se non i paesi del nord Europa, la Svezia, la Finlandia, ecco, ma sono paesi che garantiscono dei servizi pubblici di qualità elevati, trasferimenti alle persone in caso di bisogno, eccetera. Noi ci troviamo oggi nella situazione paradossale di avere tasse svedesi ma servizi pubblici italiani. Per cambiare questa situazione dobbiamo davvero intervenire sulle spese e procedere a dei tagli consistenti. Alcune delle proposte che avete discusso sul vostro sito sono effettivamente delle proposte molto valide, tra l'altro noi le riprendiamo anche all'interno del nostro libro. Soprattutto mi riferisco a tutte quelle che comportano dei tagli alla spesa, quindi le tagli ai costi della politica sono davvero fondamentali perché vanno in quella direzione. Tra l'altro hanno il vantaggio che tagliando possono migliorare la selezione della classe politica. Se abbiamo meno politici potremo sceglierli meglio e non è detto che ci siano tanti politici bravi, purtroppo abbiamo tanti esempi di pessimi politici in Italia oggi. Io credo che noi possiamo arrivare ad una situazione in cui riduciamo ad 1/3 il numero dei parlamentari, questo ci allineerebbe al rapporto tra parlamentari ed elettori che c'è in molte democrazie consolidate. Dovremmo anche cercare di spingere verso un'agglomerazione di comuni più piccoli, perché ci sono in Italia dei comuni con 33 abitanti. Ci sono poi costi associati a questi che non sono soltanto tanto quelli dei compensi a questi sindaci quanto quelli delle sedi, delle rappresentanze, sono tanti costi che potrebbero essere ridotti. Discorso analogo sulle province, le province potrebbero essere abolite subito, almeno i consigli provinciali, non c'è bisogno neanche di cambiare la Costituzione per farlo, basterebbe sostituire gli attuali consigli provinciali con un'assemblea dei sindaci della zona in cui il presidente sia il sindaco del più grande capoluogo. Questo porterebbe anche a significativi abbattimenti dei costi della politica e migliorerebbe anche il coordinamento tra i comuni. Quindi questo tipo di proposte che voi fate sono largamente condivisibili e difatti anche noi nel nostro libro le riprendiamo. Hanno il vantaggio di tagliare la spesa e al tempo stesso di migliorare la selezione della classe politica, perché è davvero fondamentale avere una classe politica migliore. Quante volte abbiamo denunciato queste cose, quante volte sono stato insultato, sono andato in televisione delle volte e dicevo guardate che l'Italia non cresce, c'è un problema di bassa crescita, e c'è chi sosteneva che invece i dati di cui parlavano erano dati che erano ripresi da Topolino o quant'altro. Ecco, questa classe politica che ha ignorato i nostri problemi, che ci ha portato di fronte ad una situazione così grave, che davvero ha dimostrato di essere assolutamente inadeguata ad affrontare i problemi del nostro Paese. Ecco, le proposte su cui ho dei dubbi che invece voi fate sono le proposte che comportano maggiori spese o riduzioni delle tasse. Oggi la situazione dei conti pubblici è talmente grave che non possiamo permetterci di avviare dei programmi massicci di spesa, e devo dire che non poche delle proposte che avete formulato sul vostro sito tendono in qualche modo ad aumentare le spese o a ridurre le tasse. Se bisogna fare queste operazioni bisogna trovare dei modi chiaramente per finanziarle, ma ci sono anche tantissime operazioni che possono essere fatte davvero a costo zero per le casse dello Stato, basta semplicemente cambiare le normative. Pensiamo al passaggio da scuola a lavoro. Noi abbiamo tantissimi giovani tra i 15 e i 24 anni che non lavorano e non sono neanche impegnati nello studio. Abbiamo avuto addirittura un calo delle iscrizioni alle università. Noi abbiamo tantissime sedi universitarie sparse sul territorio, troppe, che non sono in grado di fare attività didattica di livello, neanche raggiungono la massa critica per fare ricerca. Però queste università sul territorio possono benissimo fare degli accordi con le imprese, noi abbiamo tantissime piccole imprese, si può fare davvero, quindi con le risorse attuali, dei percorsi formativi che comportino una compresenza di lavoro e di studio al tempo stesso, cioè studenti che passino metà del tempo in un'azienda e metà del tempo in università, formando a delle qualifiche
tecniche intermedie che oggi mancano, sono altamente richieste dalle imprese. Dovrebbe andare di pari passo con la revisione dei meccanismi di ingresso nel mercato del lavoro, il contratto unico a tutele progressive di cui da anni parliamo, che serve a far sì che si entri oggi nel mercato del lavoro dalla porta principale dei contratti a tempo indeterminato, anziché in questa giungla di contratti del parasubordinato, contratti a termine, in cui moltissimi giovani rimangono intrappolati. E la cosa più grave del precariato è che il precariato si accompagna al fatto che non c'è formazione in azienda, cioè il datore di lavoro non forma i giovani. Normalmente il datore di lavoro dovrebbe investire nei giovani, perché un investimento nella formazione dei giovani viene poi ripagato durante l'intero arco della vita lavorativa dal dipendente con una produttività maggiore, con delle competenze, una capacità di contribuire meglio al funzionamento dell'azienda in cui opera. Ma siccome vengono assunti con questi contratti a termine, allora gli si considera una sorta di valvola di sfogo di cui disporre non appena le cose vanno male, quindi non c'è più nessun investimento nella formazione. Vedo che voi proponete una serie di interventi che in qualche modo rafforzino le tasse, si parla di patrimoniale, che ho letto nelle vostre proposte, la nazionalizzazione delle banche. Ritengo che in Italia si debbano tassare di più i patrimoni e di meno il lavoro, perché davvero è una cosa molto grave che in Italia si tassi così tanto il lavoro. Il lavoro bisognerebbe tassarlo di meno, perché abbiamo bisogno di lavorare di più in Italia, di incoraggiare le donne soprattutto a lavorare. In Italia noi paghiamo le donne perché stiano a casa, questo è il modo con cui funzionano le detrazioni per i coniugi a carico, mentre dovremmo invece incentivare e dare dei soldi in più alle donne che si mettono a lavorare anche a dei salari bassi. Questa è un'operazione che andrebbe fatta sul modello di simili riforme che sono state fatte nel Regno Unito, come i Working Family Tax Credit, che hanno funzionato molto bene, hanno dato una forma di sostegno maggiore alle famiglie, darebbero alle donne un potere contrattuale maggiore all'interno della famiglia, mentre invece è giusto tassare di più i patrimoni, ma bisogna cercare di tassarli in modo ordinario. La patrimoniale straordinaria che dovrebbe prelevare dalle tasche degli italiani dei soldi per affrontare l'emergenza, è come la solita logica italiana degli interventi una tantum. Il nostro problema si porrà sempre fin quando non cambieremo il modo di tassare i beni. Dobbiamo tassare di più i patrimoni e dobbiamo tassare di meno il lavoro, ma questo lo dobbiamo fare ogni anno, non dobbiamo farlo in modo straordinario. Non bisogna assolutamente procedere a questa operazione come prelievi forzosi sui depositi. Quello che bisogna fare è tassare di più patrimoni mobiliari, quindi gli investimenti finanziari che sono stati fatti. Ecco, queste cose dovrebbero essere tassate esattamente come gli altri redditi. Non si capisce perché le rendite finanziarie devono essere tassate ad un'aliquota fissa, mentre invece i redditi vengono tassati con delle aliquote progressive. Chi è più ricco deve pagare di più anche le rendite finanziarie che riceve. Un'operazione simile andrebbe fatta anche riguardo alla tassazione immobiliare, perché davvero è sbagliato che oggi chi ha proprietà immobiliari, la prima casa, se è una casa di grande valore, non paghi un euro di tasse sulla prima casa. Io trovo che questo sia davvero un'assurdità, perché poi alla fine paga chi lavora e se facciamo pagare così tanto a chi lavora avremo meno persone che lavorano all'interno del nostro paese. Proponete la nazionalizzazione delle banche, perché io su questo ho davvero dei dubbi molto, molto forti. Ma vi ricordate che cos'erano le BIN, le banche di interesse nazionale? Prima della privatizzazione delle banche italiane noi avevamo delle banche che erano disastrose, code lunghissime per arrivare agli sportelli, persone che non c'erano mai, servizi di una qualità pessima in queste banche. Io non credo davvero. E poi c'erano i politici che ci mangiavano su queste banche, consigli dei ministri straordinari in cui dovevano nominare i presidenti delle diverse banche. No, davvero, guardate, è una cosa di cui non ho nessunissima nostalgia e teniamo la politica più lontana possibile dalle banche. Anzi, dobbiamo riformare le fondazioni bancarie, che sono un veicolo potente per far entrare la politica nelle banche. A mio giudizio dobbiamo separare il più possibile le fondazioni bancarie dalle banche, spingerle a non partecipare. Capite che ci sono fondazioni bancarie come quella del Monte dei Paschi che si sono indebitate per poter partecipare all'aumenti di capitali. Ecco, queste sono cose che noi dobbiamo assolutamente, quindi allontanare la politica il più possibile dalle banche. Sono d'accordo su ridurre e semplificare le leggi, quindi ecco, alcune delle operazioni che vanno fatte nel nostro paese sono proprio operazioni di riordino. Dobbiamo riordinare anche le politiche dell'immigrazione. Ecco,
Anche su questo noi ci stiamo tirando delle mazzate sui piedi pazzesche, perché noi allontaniamo le persone più brave, più competenti. Abbiamo studenti di dottorato stranieri che vengono in Italia, paghiamo loro delle borse di studio per farli arrivare da noi e poi gli rendiamo la vita impossibile, perché abbiamo queste restrizioni sull'immigrazione del tutto anacronistiche. Devono continuamente andare a cercare di farsi rinnovare il permesso di soggiorno e nell'attesa non possono viaggiare, non possono andare a presentare i lavori delle loro ricerche all'estero. In tutto il mondo si compete per attrarre dei talenti, perché i talenti sono davvero importanti, sono quelli che si inventano, hanno delle nuove idee, che creano dei posti di lavoro, che fanno crescere le economie. Noi facciamo di tutto per cacciarli. Questa è un'operazione di riordino, di cambiamento delle normative davvero molto importante. Nel libro ogni capitolo è dedicato ad una proposta specifica, cerchiamo di andare nei dettagli, dicono gli inglesi che il diavolo è nei dettagli, è davvero vero, dobbiamo studiare a fondo questi problemi, fare delle proposte che siano articolate, che siano attuabili, anche perché solo così che riusciremo a inchiodare la nostra classe politica. Trova tutte le scuse per non fare le cose che devono essere fatte per salvare il nostro paese. Bene, facciamo delle proposte concrete, precise, articolate, punto per punto, non limitiamoci semplicemente allo slogan e vedremo che a quel punto la nostra classe politica sarà inchiodata e dovrà cercare in qualche modo di affrontare questi problemi. Obblighiamole a confrontarle su delle proposte concrete, per cui il lavoro che voi fate col sito è molto importante. Noi nel nostro piccolo, con il sito lavoce.info e con questo libro, le riforme a costo zero, abbiamo cercato di dare il nostro contributo. È importante davvero che adesso si uniscano le nostre forze, perché questo è il modo per inchiodare la classe politica alle sue responsabilità. E mi raccomando, passate parola.